Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostra Ariete e le tendenze energetiche disponibili per l'inverno 2026. Abbiamo la carta dell'eremita, amici dell'Ariete. La carta dell'eremita di solito ci parla di un momento di introspezione, potrebbe anche essere un momento di solitudine o di isolamento per qualcuno, però è anche la carta del maestro, del saggio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web, il numero di telefono. Ci sono i link a 3 corsi gratuiti e poi trovate anche i link per i corsi di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Uno è live, parte a gennaio e sono gli ultimi giorni per iscriversi approfittando dello sconto. Dopodiché c'è l'altro che è un video corso ed è più un approccio alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Qui abbiamo temperanza, 6 di pentacoli, sacerdotessa, 9 di bastoni, l'appeso, e un papa. Dunque, si parte con una temperanza al contrario. Può indicare un disequilibrio, potrebbe anche indicare problemi di salute, ragazzi. Prendete sempre tutto con le pinze, quello che dico perché io leggo energie. Però non lo so, magari se potete fatevi qualche check-up. Ecco, andiamo a vedere. Eremita. Ah, perché qui ce l'avete l'eremita. C'è qualche tema che ha a che vedere con l'isolamento o lo stare da soli. E 4 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 6 di pentacoli. Abbiamo un 9 di pentacoli e un 7 di bastoni. Anche il 9 di pentacoli, ragazzi, è una carta che ci parla di molta indipendenza, di autonomia e avendo anche l'archetipo dell'eremita, vi dico che è come se ci fosse una certa individualità che, essendo le carte al contrario, o opprimono o potrebbe anche essere che si termini con questo momento. Diciamo che qui avete anche l'appeso, vi faccio una specie di spoiler, ho più l'idea che sia una cosa che opprime, perché comunque non c'è tanto sviluppo nel prossimo periodo. E anche se di pentacoli, essendo così al contrario, può parlare di qualche cosa che ha bisogno di essere riequilibrato. Tecnicamente 6 di pentacoli quando è al contrario indica il non accontentarsi delle briciole. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Quattro di spade, un'altra carta di isolamento e di guarigione, uno degli arcani minori della temperanza, e asso di spade. Ho l'idea che ci sia come un qualche tipo di situazione in disequilibrio.
La sacerdotessa al contrario mi dice che o non state usando il vostro intuito o non avete come una visione nel lungo periodo. Andiamo a vedere il 9. Dieci di spade, 7 di spade, 2 di coppe e mago. 10 di spade è una carta che indica la fine della sofferenza, però siccome il 9 di bastoni, cioè sento come se vi stesse difendendo da qualche cosa, o probabilmente è perché, sì, perché poi c'è anche l'appeso. Il 9 di bastoni sono le barriere, ragazzi, quindi vi dico, potrebbe esserci la necessità di mettere delle barriere, di mettere dei punti fermi, di definire, se vogliamo, i vostri confini, ma perché è una carta che richiede protezione. C'è anche un 7 di spade, 5 di bastoni, ci sono come dei conflitti qui, dove o qualcuno non ve la racconta tanto giusta, o voi non ve la raccontate tanto giusta. Vi dico che può essere qualcuno perché c'è un 2 di coppe. Ora, ognuno ha la propria situazione. Essendo un 2 di coppe potrebbe essere una questione romantica, ma non necessariamente. Cioè, nel senso potrebbe, siccome abbiamo anche un 6 di pentacoli e un 9 di pentacoli, potrebbe anche riguardare un qualche cosa a livello lavorativo dove voi avete bisogno di prendere fiato, di prendere respiro. Andiamo a vedere l'appeso. Morte, è come se non sapeste se terminare qualche cosa o no. E poi abbiamo un fante di bastoni, è come se mancasse un certo tipo di entusiasmo. Diciamo che l'appeso vi può dare la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un altro punto di vista. Andiamo a vedere il Papa. Tre di bastoni e 2 di spade. Il Papa è un'altra carta che mi rimanda ai maestri e alla saggezza, esattamente come la carta dell'eremita. Ed è come con questo 3 di bastoni una sorta di speranza al futuro. Effettivamente c'è un 2 di spade, come se ci fossero ancora delle cose da riequilibrare, soprattutto queste due. È una carta di dubbio, il 2 di spade, quindi diciamo che non vi è ancora tutto chiaro per capire che tipo di scelta fare. Però è anche vero che questa persona, perché quando c'è il Papa può essere una guida spirituale fisica, che non è detto che sia un coach spirituale, può essere una persona, non lo so, che ha studiato più di voi, con una consapevolezza diversa, può essere un libro, può essere qualsiasi cosa che vi possa ispirare a far crescere lo spirito. Sento che c'è comunque una possibilità di guardare al futuro in modo diverso. Se fosse per esempio, così forse la concretizzo un po' di più la lettura, se si trattasse di una situazione lavorativa, allora qui ci potrebbe essere qualche tema con il lavoro dipendente, o se foste per esempio autonomi, potrebbe esserci qualche rottura di qualche contratto, ragazzi. C'è qualche cosa che non è in equilibrio qui all'inizio del periodo, ve lo dico. Sento che questo asso di spade che è la carta che ci parla della comunicazione e della chiarezza mentale, però è come un po' se fosse la chiave, perché vedete, fino a qui le carte sono tutte girate al contrario, da qui in avanti le carte sono al dritto, quindi sento che è un po' come qui, no? Il punto di svolta, dove c'è l'asso di spade, che sono appunto la parola, anche come vi posso dire, il chiarire certi aspetti, certi punti, potrebbe anche essere visto come il mettere dei paletti.
perché effettivamente ce lo avete. Però siccome c'è anche un 7 di spade, occhio ai paletti che mettete, che non siano paletti per evitare conflitti, per ignorare, mi viene da dire. Perché comunque col 7 di spade è... 7 di spade è una carta di avidità, quindi c'è come un voglio tutto. Se fosse per esempio una situazione romantica, qui ci può essere effettivamente un momento di fermo. Avete due carte di guarigione al contrario, c'è come bisogno di guarire qualche cosa da quel punto di vista lì. E mi viene da dire con la carta dell'appeso, vi invitano un po', la carta dell'appeso parla anche di accettazione e perdono. Quindi se questa è una persona che vi ha combinato qualcosa, per dire, potrebbe essere il caso di perdonare questa persona per chiudere effettivamente. È come se il capitolo da un punto di vista fisico delle parole con questa persona si chiudesse, ma nell'anima no. E invece avete bisogno di perdonare questa persona per quello che è successo. Può venirvi utile effettivamente questo papa, questo maestro spirituale che vi aiuta a elaborare la cosa e diciamo anche ad avere un altro punto di vista e una nuova visione rispetto al futuro. Se fosse una situazione familiare, potrebbero esserci dei temi legati a degli immobili, ragazzi. O comunque a una zona di residenza, alquanto io mi sento indipendente nella vita di tutti i giorni. Per quello che avete sia l'eremita che il 9 di pentacoli qui. E comunque l'eremita è la carta di base della lettura, quindi si tratta di un grande lavoro di introspezione in questo periodo e secondo me c'è la necessità appunto di rimettere in equilibrio. Può essere la situazione, una relazione. Va bene. Io vi dico, le previsioni per il 2026 sono già online, ce ne sono 4, sono specifiche, una per il lavoro, una per l'amore. Guardate anche quelle e incastrate quelle letture lì con questa lettura, così riuscite come a capire quali sono le cose che si incastrano in base anche all'ascendente, al segno lunare e lì riuscite a fare una lettura veramente personale, ragazzi. Prendete solo i messaggi che risuonano in quasi tutte le letture. Poi se su 5 il messaggio viene detto in 4, per esempio, è facile che sia vostro. No, comunque lo vedo più che tutto un periodo di riequilibrio, se vogliamo. Potrebbe essere che qualche cosa di nuovo inizia, una nuova visione del mondo, un'altra semplicemente visione del mondo. Però fate attenzione a questo 7 di spade perché qui c'è come qualcosa che non è chiaro, qualche cosa che ha a che vedere con i conflitti. Va bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Il conquistatore dell'insegnamento e qui parla di agosto. Quindi può essere, ragazzi, che questo periodo invernale sia il momento giusto dove si fa questo switch, questo cambio. E diciamo che il Papa potrebbe essere l'inizio anche di un percorso spirituale, potrebbe essere l'inizio di una scuola anche proprio per qualcuno. Vi dirò, aspettate un attimo. Se per caso avete studiato o avete fatto studi o sentite come questo richiamo, se vogliamo, no? Per una materia in particolare o per fare qualche cosa e fino adesso siete rimasti nel silenzio per la serie lo faccio o non lo faccio, mi butto o non mi butto, è una buona idea o non lo è,
Ho studiato così tanto, sarò in grado di aiutare gli altri? Con questo Papa la risposta è sì. E in questo inverno maturerete quest'idea. Andiamo a vedere un altro oracolo. Riparare. Ragazzi, qui c'è qualche cosa che dovete perdonare. Ve lo metto qua vicino, anzi no, perché poi non si vede quella sotto. L'appeso ha anche una carta di perdono, no? Vi ho detto. Qui c'è qualche cosa che potrebbe non esservi andato giù, e lo vedrei qui, perché è l'unico momento un po' critico della lettura, questo 7 di spade. Io credo che abbiate bisogno di riparare. Che interessante. Fa vedere che questa fanciulla cuce questo stendardo, questo fastone, e un lato ce l'ha lei e un lato ce l'ha questo angelo, perché ha le ali. È un po' il riparare la propria anima, il perdonare anche se stessi. Ma difatti questo 7 di spade io lo sento proprio vostro, eh? È come se ci fosse stata qualche tipo di bugia che vi siete raccontati. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere una meditazione di Findor. Abbandona ogni impressione d'essere legato al tempo. Fluisci con esso e sarai al posto giusto, al momento giusto, per fare la cosa giusta. Non rimandare nulla solo perché ti sembra difficile. Sappi che io ti darò l'energia e la saggezza necessarie per compiere ogni cosa, nello spirito giusto e con gioia. C'è tempo per tutto, quando sei in armonia con me. Allineati con me ora. Bellissimo messaggio, ragazzi, ma sì, infatti vi dovete solo riallineare probabilmente. Bene, amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi abbia dato qualche spunto di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro delle credenze limitanti. Diversamente avete anche la possibilità di fare questo lavoro per conto vostro, con i vostri ritmi, semplicemente abbonandovi al canale. In quella sezione tratto sia le credenze limitanti, divise per settore, c'è come un lavoro anche un po' sui traumi che si possono essere vissuti nella vita, si parla di metafisica, si parla di metamedicina, ci sono delle meditazioni per pulire e proteggersi e proteggere il campo energetico. E, insomma, ci sono tante cose, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!